Nel video precedente siamo tornati a Medellin per incontrare Serena, la sorella di Angela, e Richard, il suo compagno. Nel corso di questi 8 anni in viaggio ci hanno raggiunto in diverse parti del mondo e ora insieme scopriamo un pezzettino di Colombia. Per noi è sempre bello condividere un po' di viaggio insieme, è un modo per vedere con occhi diversi la Colombia, soffermandoci su dettagli nuovi. Lo stile di viaggio però non cambierà in questi giorni in 4. Oggi quindi ci spingiamo a esplorare luoghi in cui non eravamo ancora stati. Ovviamente c'è spazio per avventura, sudore, cibo e allegria colombiana. Troviamo dei posti che, mamma mia ragazzi, e come direbbero in questa zona, che chimba chicos! Ore 7, buongiorno da Medellin, ci siamo appena svegliati, siamo usciti dal posto dove dormiamo, stiamo aspettando Serena e Richard che arrivino anche loro. Ho fatto delle russate stanotte. Veramente, io da sotto il letto a castello lo spingevo per farlo smettere. Meno male che i ragazzuoli erano stanchi e coi tappi nelle orecchie, soprattutto ha funzionato. Sì. Però credo che in questi giorni dormiranno un po' meno. Stamattina però non visitiamo Medellin, ma abbiamo deciso di andare in un posto dove non siamo ancora stati neanche noi, che si chiama Santa Fe di Antioquia. Quindi adesso andiamo a prendere l'autobus perché è circa un'ora di viaggio da Medellin, ma è un posto che è completamente diverso da questa città. Eccoli qua Serena e Richard, anche loro. Per loro è praticamente mezzogiorno, l'una adesso, sì. Anche pomeriggio. Ne abbiamo preso i biglietti per andare a Santa Fe di Antioquia. Stamattina è un'ora di viaggio circa. C'erano tanti begli autobus, ma il nostro è questo, diciamo più sganghi di tutti. Anche qui bellissima la manopola del cambio. È un po' basso questo autobus, è piccolino, Richard neanche ci sta in piedi. Stiamo partendo ragazzi, oggi a vegliare su di noi c'è un angelo al posto di Gesù e della Madonna, strano perché di solito in realtà ci sono loro. Arrivati a Santa Fe ragazzi, sono saliti i gradi, siamo almeno a 10 gradi in più, qua c'è un caldo pazzesco rispetto a Medellin, siamo scesi però di 1000 metri, siamo a 500 metri sul livello del mare, qua c'è un po' di casino, ma il paesello è all'interno da quel lato. Cominciamo ad assaggiare un po' di bibite locali. Abbiamo preso 2 birre colombiane, la Aguila e la Pilsen, 120 anni, orgogliosamente Montañeros. Bellissimo, fantastico, questa la dobbiamo ancora assaggiare. E poi abbiamo preso la versione della Pony in bottiglia di vetro, very very good, apprezzata, apprezzata, apprezzata. In tutta la piazza questo è il barettino più carino, più local, con tutte le persone del posto. In realtà poi qui all'interno ci sono tutti i senior che se la giocano. Adesso io vado al bagno. Ah ok, questo è il bagno degli uomini solo per pipì e questo invece è il bagno delle ragazze. Dopo esserci rinfrescati un po' con una birretta proprio nella piazza principale, adesso andiamo un po' a esplorare questa cittadina che è uno dei puebliti, diciamo, protetti qui in Colombia, e infatti ha tutte queste case coloniali, ma è stata costruita nel 1500 e pensate che in origine questa era proprio la capitale dell'Antioquia, cioè della regione in cui ci troviamo adesso. In questo momento c'è una sfilata ragazzi di macchine antiche. Bellissima! A che clacson vanno? Fantastico! Sta passando proprio vicino alla piazza. Guarda là che robe! Queste qua sono quelle grosse tipo americane. Ma i clacson? Che cosa sono? Ma che roba! Questo un po' da hillbilly. Hola! La Dodge verde, ammazza, è belle però. Questa l'abbiamo vista secondo me anche negli Stati Uniti. Che roba spaziosa dietro.
Ne stanno arrivando un sacco. Questo è un bel 4x4. Là dietro un altro giallo. Ce ne sono tantissime. Sono tornati i mitici tuk tuk e qua vedete il caldo si fa sentire, quindi coprono tutte le moto con il cartone così non ti bruci il sedere quando vai a riprendere la moto. Momento tuk tuk adesso in 4, quindi dobbiamo stringerci un pochino. Very nice. Buenas, ¿cómo se llama, señor? Yo me llamo Javier. Javier, buenas. Dai, siamo strettini, però ci stiamo. Io ho le chiappe mezze fuori qua sotto. ¿No sientes mucho el calor? Sì, mucho calor. Stiamo passando da delle stradine strettissime. Belle, guarda qua accanto. Tutto il fossato qua. Insomma. Ci siamo fatti una chiacchierata col signor, abbiamo capito comunque un quarto di quello che ha detto, ma si è parlato di politica, si è parlato di macchine e di problemi con le macchine. Sì, perché il signore aveva una macchina Mahindra, quella indiana, ha detto molto bene finché non si rompe qualcosa, perché poi i pezzi non si trovano più. Comunque ragazzi, siamo arrivati al ponte, eccolo qua, questo è diciamo il posto più famoso di tutta questa zona. È un ponte che sembra essere pedonale, però passano anche i tuk tuk, se non sbaglio, li ho visti passare prima. Da questo lato ci sono i pedoni, da questo gli altri mezzi, ed è tutto fatto in legno. Siamo arrivati su quello che si chiama il Ponte di Occidente. Pensate che quando l'hanno costruito era il ponte più lungo di tutto il Sud America e devo dire che è gigante. Qua si vede tutto il letto del fiume che è un pochino asciutto in questo momento, quindi ci sono solo alcune parti, lì scorre bello veloce, qui invece è completamente asciutto. Fa un caldo incredibile, sì. E infatti noi abbiamo detto cominciamo a muoverci perché qua con questo caldo, guarda, quando fa caldo fondo, così è ovvio che arriva la tempesta, sicuro. Quindi facciamo adesso tutto il ponte. Sì, guardate che selvaggio qua, e qua sotto all'ombra ci sono le mucche. Lì all'ombra sotto il ponte sdraiate sul letto del fiume. Quando passa un tuk tuk, guardate qua, velocissimo, trema tutto il ponte qua. Possono passare solo tuk tuk e moto, niente macchine o altri mezzi. Che vista che c'è! Devo ammettere questa parte che passa proprio sopra l'acqua del fiume, che lì corre velocissima, ci sono addirittura delle rapide lì, ci sono dei mulinelli che si sono formati. Questa parte fa un po' più effetto da camminare qui. Siamo arrivati in fondo dall'altro lato e ci sono queste torri a punta in alto e qui si vedono i pali e la struttura che tiene questo ponte completamente sospeso. Questi sono i cavi d'acciaio che sono utilizzati per tenere il ponte. Questo è solo uno dei 4 mazzi di cavi che ci sono, 2 da questo lato e 2 dall'altro lato. È una struttura impressionante, Questo fiume è il fiume Cauca, è uno dei più grandi in tutta la Colombia, insieme al Magdalena, che è quello che abbiamo attraversato noi sul fiume con le barche. E prima della costruzione di questo ponte era difficilissimo andare da Medellín fino alla costa, e quindi per sistemare questa questione, per facilitare i trasporti, hanno deciso nel 1895 di costruire il ponte come lo vediamo oggi. È anche chiamato il ponte di Brooklyn della Colombia, e alla progettazione infatti partecipò anche l'ingegnere che aveva partecipato alla costruzione del ponte degli Stati Uniti. La parte migliore comunque su questo ponte resta sicuramente la vista anche da questo lato. Adesso che stiamo tornando indietro, il gruppo mi ha abbandonato, sono tutti là davanti, ma tanto dobbiamo trovare un modo per tornare indietro, perché il signore gentilissimo e simpatico che ci ha portato fino qui ovviamente è andato, quindi adesso dobbiamo trovare un altro tuk tuk che ci riporti indietro, oppure sono 5 km a piedi, ma siccome sta arrivando la pioggia non credo che faremo in tempo a farli asciutti.
metodi asiatici contro il sole. Stiamo sperando che passi un tuk tuk, ma questo non accade, passano soltanto delle moto e intanto noi camminiamo. Comunque qua devo dire si sta abbastanza freschi, per fortuna c'è un sacco di ombra, passano tutti dall'altro lato. Ecco il nostro amico, quelli prima, è lui. Però era pieno. E infatti eccolo qua il signor. Grande. Siamo arrivati a prendere l'autobus giusto in tempo prima della pioggia. Giorno 2 ragazzi, abbiamo già preso l'autobus, siamo già arrivati alla nuova destinazione, siamo a Guatapé e la giornata inizia decisamente in salita. Eccola là sopra la destinazione, questa è la Piedra del Peñol. Abbiamo fatto la prima salita per arrivare a iniziare la salita vera e propria, che è questa sulla pietra che è alta più di 200 metri sul livello del mare. Sono 740 scalini solo quelli là. Voi siete fuori di testa. Paolo non è convinto da questa avventura. No, vai proprio. il viaggino che ce la fa. Guardala in salita come va, tranquillo. Siamo venuti molto presto stamattina, abbiamo preso l'autobus alle 7:30 e siamo già qui infatti, perché questo è uno dei luoghi più turistici di tutta la Colombia, quindi si riempie parecchio perché c'è solo questa scala, quindi è una. Qui abbiamo visto delle immagini di traffico sulla scala, invece adesso sembra ancora abbastanza tranquillo. Qui sotto abbiamo i tipici ristoranti e bar molto trash, con le mani, con gli appostamenti per le foto di Instagram. Invece lì sopra questa attrazione ci ricorda un po' tipo quelle attrazioni indiane. Di solito però si arriva a un tempio con qualche Shiva, in questo caso invece si va sulla cima della pietra. Ma che roba da sotto ragazzi, è alta, io l'avevo sottovalutata, devo dire la verità. Questa è la cassa dove si fanno i biglietti per la salita. Il biglietto costa 30.000 a persona, quindi sono saliti i prezzi anche rispetto alle informazioni che abbiamo trovato online, perché online dava dai 20 ai 25, quindi adesso è 30.000 informazione aggiornata. Si può pagare solo in contanti, quindi arrivate preparati se volete fare questa salita. Gli scalini sono numerati, questo è il 50° scalino di 708. Una cosa non mi è chiara, perché dobbiamo pagare noi per fare la faticata? Non dovrebbero pagarci loro? Senza fatiche. Oddio! C'è una via per salire e l'altra via per scendere, quindi siamo separati, salitori e scenditori, siamo quasi a 200 gradini. Questo è un monolite unico di 65 milioni di anni. Queste sono le scale da questa prospettiva e ragazzi si sale fino a 2100 e passa metri, quindi quando saremo lì sopra supereremo i 2000. La vista si apre sempre di più, si fa sempre più interessante. Questa pietra, prima di diventare un'attrazione turistica per la popolazione locale, era un luogo sacro, perché pensavano che qui risiedessero gli spiriti della terra. Fuck you! Guarda che veloci loro, come sono già in alto. Siamo a 300, quasi a metà. Primo stop, siamo a metà ragazzi, siamo a metà, al posto di Shiva ci sono altre statue, comunque siamo sempre sulla religiosità. Qui ci sono dei cartelli molto chiari, quindi non si possono usare droni, non si può buttare spazzatura, non si può salire sulle cose e neanche calpestare o salire sulla Virgen. Addirittura ragazzi ci sono dei punti dove se uno si sente male si può far curare dall'infermiere che è lì dentro. Ci siamo quasi 600. La cucaracha, ya no quiere caminar. 650 scalini, siamo arrivati al primo Mirador. Andiamo a vedere com'è la vista dall'alto. Qua ci sono un po' di negozi di souvenir, bibite fresche. Questa è la vista sul lago sotto. Che vista ragazzi, si vede tutta questa zona con questo lago che è un lago artificiale che si è creato negli anni 70 dopo che un'impresa di energia elettrica ha creato una diga e ha allagato tutta questa zona dove in passato c'era il paesino di Peñol, che poi è stato spostato più in alto e si è quindi formato questo laghetto. Comunque la vista vale comunque, però rimane madre de Dios, le dura salire.
siamo arrivati nel punto più alto, siamo partiti da là sotto, da qualche parte. Ma fa impressione da qua adesso. Veramente. Ma qua ci sono delle vecchie scale forse? Forse sì, in passato era questa. Ma pensate che per la prima volta l'hanno scalata negli anni 50 e i primi che l'hanno scalata ci hanno messo 5 giorni a arrivare qua sopra. Vedi, adesso ci mettiamo 10 minuti come noi che siamo sempre in forma. Certo, come no? Dicono che ci vogliono 10 minuti, in realtà noi ci hanno messo una mezz'oretta. Vista comunque da qua sopra 360 gradi. Poi chiaramente si passa in un negozio di souvenir che è proprio all'interno della torre del Mirador e poi si esce dall'altro lato. E la vista, ragazzi, dalla porta di uscita è pazzesca, perché mamma mia, siamo proprio a picco. Pronti ragazzi adesso alla discesa. Prossima tappa è là in fondo, è Guatapé, ci andiamo a piedi, sono 4 km. La scala è tutta costruita all'interno delle fessure naturali della roccia e qua si vede anche sbagnocchiata, fa scende l'acqua direttamente e si vedono proprio tutte le rocce, anche qua dietro, ecco, si vede tutta la roccia. Questa va giù bella ripida. Siamo a 425. Non ci posso credere, l'Atalanta è arrivata anche qui in modo un po' eloquente, devo dire. Ma che pietrazza adesso, si fa molto più stretta qua. La strada non è molto piacevole perché c'è tutto il traffico ed è un po' stretta, quindi bisogna stare un pochino attenti perché non ci sono marciapiedi, però la vista ogni tanto regala qualche soddisfazione. È spuntato finalmente un bel sentiero laterale e ragazzi sono spuntati anche questi alberi che sono gli alberi di Guarumbo. Chi se li ricorda? Quando siamo stati a Bacalar tipo 3 mesi in pandemia, noi tutti i giorni pulivamo il giardino dalle foglie del Guarumbo che cadono, che sono enormi. Hai capito? È spuntato anche il ponte di legno. Attenzione, è buono, venite. Insomma si muove un po' tutto, però almeno hanno fatto questa via alternativa alla strada principale che è molto stretta. Balla solo un pochino, non ci sono tanti buchi, dai, tranquillo. Fatta, è fatta. Salva. Che cosa preparano qua? Hanno appena aperto il pentolone, mamma mia, è un salsiccion, mozziglia, guarda qua che roba, impressionante. Sushi colombiano. ¿Y así? Sí, eso se hace con sangre, aliños y arroz. Ah, con arroz? Sí, arroz. Ok. Le venden un pedacito también. Si quieres está probarlo. bien, gracias. Muchas gracias. Arrivati a destinazione, prima cosa da fare è mangiarci qualcosa, quindi abbiamo trovato questo bel posticino, noi con le uova, Seri con le verdure, Richard con il pesce, si mangia succo di mango e buon appetito. Una delle caratteristiche che saltano più all'occhio di questa Guatapé è il colore, tutte le case sono coloratissime. Ma guarda questo. Sì, questi sono gli zocalos, cioè questi bassorilievi che rappresentano delle immagini diverse. In questo caso c'è il signore panettiere davanti alla panaderia. Ci sono varie scene del panettiere. Sì, guarda qua. Sta infornando. Qua c'è la scritta della panaderia. Qui invece abbiamo la riproduzione della Piedra del Peñol dove siamo appena stati, con addirittura il laghetto sotto. Ci sono tutte delle scene che sono anche un po' da interpretare, tipo questa con i 2 preti che vanno a votare e l'immagine di Gesù. Dici sopra. che stanno votando Gesù? Non lo so. Eh sì, perché c'è il voto. Ho il voto di castità. Addirittura. Non lo so.
i cani di strada sono felicissimi qui perché hanno tutte le loro crocchettine che vengono donate, e comunque in generale devo dire che i cani in Colombia sono trattati benissimo, anche quelli di strada. Attenzione, c'è il lancio della palla al cane. Eccolo, eccolo, l'ha presa. Adesso lui lascia la palla e la spinge con il naso. La lancia giù a qualcuno che gliela possa lanciare su. Eccolo, fatto. In questa zona coloratissima c'è anche una statua dedicata a un pesce. Il significato della statua è quello di abbondanza e prosperità per tutto il paesino, ce lo dice questa targa qui, ma in realtà c'è un altro legame, perché Peñol per i nativi locali era chiamata la pietra mojarra. Mojarra è un pesce e quindi c'è anche questa associazione perché ricorda un po' un pesce che esce dall'acqua. Guarda qua la Vespa tutta colorata con Guatapé Peñol, bellissima, bellissima. Questa piazzetta dove ci sono un po' di ristoranti, bar, dove si suona musica dal vivo è chiamata la piazzetta dello Zocalo. Se infatti là in fondo c'è una scala tutta colorata dove ci sono appunto questi bassorilievi con alcuni simboli, e si vede il cane che continua a lanciare giù la pallina nella speranza che qualcuno gliela rilanci. Qua dove c'è la scala che sale c'è anche questo bassorilievo con i señor, con i cavalli che appunto salgono verso la pietra del Peñol. Invece in piazza ci sono tutti i tuk tuk parcheggiati, tutti belli colorati, tutti a tema Guatapé, ragazzi, quanto sono belli, un po' come la Vespa che abbiamo visto prima. E invece in piazza in questo momento c'è qualcosa, perché hanno coperto tutto quanto con un telo, quindi se dovesse piovere loro sono al sicuro, e mi sa che comunque a breve arriva perché il sole se n'è andato. E qui c'è un festival, per questo hanno coperto tutto quanto, la fontana che va proprio lì in mezzo, e qua c'è il festival del cinema. Questa è la chiesa principale di Guatapé, anche in questo caso stucco bianco e dei bassorilievi. Qui siamo sui colori del marrone e del rosso, e qui sotto sono rappresentati i 4 evangelisti, quindi diversi simboli: San Giovanni, San Luca, qua abbiamo San Marco e là in fondo San Matteo. Quindi anche per la chiesa si continua a mantenere la stessa caratteristica del resto di tutto il paesino, cioè questi bassorilievi che stanno a indicare dei diversi soggetti. Questo è il municipio di Guatapé, super coloratissimo. E non è proprio come il municipio di Verdello, insomma. Bello questo, tutto super colorato. Ci siamo anche accorti che qua c'è anche il lungolago da quel lato. Mi sa che qua si può capire facilmente che siamo alla stazione degli autobus. Eccoli qua. Guatapé è molto turistica, quindi comunque è uno di quei luoghi che in genere diciamo insomma. Però vabbè, c'è anche da dire che è divertente perché c'è un sacco di gente, ci sono un sacco di attività, c'è un bel movimento, ci sono cose interessanti da vedere, e poi vabbè è abbastanza unica nel suo genere. Comunque devo dire che qua piacciono tantissimo, ma come in tutta la Colombia, le mani, quelle mani che vengono fuori per fare i selfie. Su tutto il lungolago è pieno zeppo di ristoranti galleggianti, ce ne sono a decine se non centinaia addirittura. Comunque le mani non mancano mai anche qua. C'è addirittura la palla con la neve con dentro la pietra del Peñol. No, ma questa statua, ragazzi, nel negozio. Ma lì c'è un canovale, signori, c'è un canovale appoggiato sul tavolo. Ma è bellissima. Bravo, il signore sta ritoccando. Bueno, me gusta mucho. Il tempo cambia in 10 minuti, ragazzi, incredibile, è tornato il sole, infatti adesso anche la chiesa fa tutto un altro effetto. E dopo Bergamo con l'Atalanta presente anche Pisa, anche lei nerazzurra. Qua, ragazzi, c'è un altro distributore di crocchette, i cagnolini passano tutti di qua. Siamo sull'autobus, è comparso questo articolo, ragazzi, un souvenir
C'è Pablo Escobar con tutti i soldi dietro. Vabbè, la Colombia è anche questo. Mentre siamo fermi in coda, non si sa cosa stia succedendo, siamo bloccati da un po'. Qua ci sono addirittura degli allevamenti di pesce. Qua abbiamo anche il prezzo alla libra, che sono 6.000 alla libra, che vuol dire 12.000 al chilo, che sono 2,50 euro. Tornati a Medellin, ragazzi. Allora, la scena sulle colline della città sembra quasi un presepe con tutte quelle luci accese. E allora, già che ci siamo, ci facciamo un giro sul metro cable, così vediamo il presepe da vicino. Che figo, ragazzi, si vede tutta la città dietro adesso. E da questo lato, salendo, si vede che stiamo andando proprio sulla montagna. Que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en